Ciao a tutti, vi do il benvenuto nel 10° episodio di Elettricista Fai da Te. Oggi, come menzionato nel 9° episodio, vedremo come far diventare una presa comandata ma bipolare. Allora, presa comandata bipolare, e sta finendo anche il colore. Dai, dall'11° cambiamo colori, disegniamo sempre i nostri supporti, così, sì, è quasi finito, ve lo posso garantire. Allora disegniamo la nostra bella presa, la nostra fase, il nostro giallo e verde e il nostro neutro. Disegniamo i nostri tappi dove non c'è niente. Oh santo cielo, ho sbagliato di qua. Ok, questo giriamo, sarà l'interruttore 0,1, quindi anche nell'interruttore si vedrà un bel 0, ve lo faccio un po' più grande, e un 1. Cosa succede? Questa la cancelliamo che non ci sarà più e che ci sarà questo nuovo tipo. Allora, azionando questo interruttore, che essendo bipolare vuol dire che ha due poli, cosa farà? Andrà a dare alimentazione o toglierla, e qui ipotizziamo il contatto, alla presa. Quando è a 0, qui non avremo niente, e nel neutro logicamente niente. Quando lo metteremo a 1, che solitamente questi interruttori hanno proprio disegnato 0 e 1, qui avremo tensione. Solitamente lo si usa, ad esempio io la metterò qui in casa per farvi vedere, ma ne ho un'altra per non smontarla, che la utilizzo perché avendo una presa all'esterno, anche se c'è la scatola stagna, per garantire che non ci sia tensione con l'inverno, umidità o quando non mi serve, dall'interno della casa lo lascio spento. Ok, sigla! Allora, come detto, prima di effettuare ogni operazione, mi raccomando, se avete la possibilità come me di avere il contattore in casa, fate questa operazione. Ok, così è spento. Tutto quello che è collegato sotto non funzionerà più. Se non avete questa possibilità e avete un quadro elettrico, apritelo e prendete e tirate giù tutti gli interruttori che vedete, qualsiasi, tutti, ognuno. Questi sono relè, quindi niente. Eccoci qua. Dopo questa operazione metteteci le mani tranquillissimamente. Mi raccomando, sempre attenzione. Ciao a tutti. Allora, adesso installeremo questo interruttore 01. Si differenzia dall'altro per quale motivo? Perché questo, come già detto, interrompe sia la fase che il neutro. In poche parole, è come fossero due interruttori. Mentre quello di prima, nel video precedente, interrompeva solo la fase, questo interromperà tutto. Lo si può usare, come già detto, che è consono e come l'ho fatto a casa mia, quando si ha una presa esterna. Oppure, vi faccio un esempio, io adesso in sala, essendo che lavoro molto in home office, cosa succede? Avendo il portatile, ce l'ho collegato alla carica. Però ogni volta togli, metti, togli, metti, togli, metti, togli, metti, ta 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 ta. Cosa succede? Si rovina e si danneggia la presa. Avendo un interruttore, qui, cosa succede? Finito, accendo, in questo caso al mattino, e spengo. Così non devo più togliere il carica. E dopo lo sappiamo, non è che vada bene lasciare il caricabatteria acceso notte e giorno, quando di tutto e di più. Ok, iniziamo che sennò qua non finiamo più a chiacchiere, dopo io sono logoroico e quindi ok, togliamo placca, velocizziamo, velocità 2,
Ok, ci troviamo sempre i soliti fili, togliamo tutto quanto, tranne la terra, quella teniamola, forse ce la facciamo, evitiamo anche di smontarla e scollegarla, scusate. Allora, togliamo 1, 2, togliamo gli altri frutti, vediamo se ce la facciamo senza 1, 2, eccolo qui, adesso è libero. Montiamo il nostro bellissimo interruttorino, quindi facciamo passare la presa. Questa volta voglio tenerla nel lato destro e ci mettiamo l'interruttore. Sotto sopra non cambia niente. Vi faccio vedere qui a 24 morsetti e vedendo lo schema che c'è L1 e L2 e 1 2 che sono i ponti tagliati, 1 2 e L1 e L2. Quindi questi fili li collegherò sotto e con l'1 e il 2 andremo ad alimentare la presa. Inseriamola. Ci mettiamo il nostro bellissimo tappo. Ok, quindi ci servono un paio di filetti, eccoli qua. Colleghiamo subito, come abbiamo detto, indifferente destra o sinistra, la fase in neutro. Allora, su L1 ci mettiamo la fase e su L2 ci mettiamo il neutro. Ok, ora ci vogliono i fili. Allora, come lunghezza vediamo un po' se ci siamo, di qua ci arriviamo e di là ci arriviamo, quindi lasciamolo così. Li facciamo 2 uguali. Una spellatina. L'altro lato. Un colpettino così. Allora, iniziamo con la fase. La mettiamo sempre nel lato destro. Nel video precedente avevo messo il neutro sul lato sinistro, per velocità mi sono confuso. E la mettiamo di qua, così. Poi ci mettiamo il neutro in questo lato, di qua, inseriamo la vite. Ok, giriamo il tutto. Questo lo facciamo passare al centro, così. Diamo un po' di pieghetta. Lo mettiamo qua. Eccolo qua. Inseriamo la vite. Ecco, in poche parole cosa abbiamo fatto? Se si vede anche da qui. Abbiamo preso la fase in neutro che erano collegate alla presa, le abbiamo messe qui. E poi sempre col neutro e la fase si è andati alla presa. In questo modo l'interruttore interromperà sia la fase che il neutro. Montiamo e facciamo il test. Io la voglio montare in questo caso, vediamo se ci sta, eccola così. Essendo che qui c'è lo stipite della porta, ok, ok, ci mettiamo la nostra placchetta sempre con il nome dritto. Ok, proviamo subito, vado a tirare sul contattore e arrivo, datemi un attimo. Ok, ho appena dato tensione, adesso è su 1, quindi lo metterò a 0. Ci mettiamo la spina. Ok, abbiamo sempre il nostro bellissimo ferretto. Proviamo. Non avevo dubbi. Eccolo qua.
Funziona. Funziona. Grazie a tutti. Ciao.